Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo in Spagna, in una zona che non abbiamo mai visitato prima. Abbiamo trovato un volo a pochissimo e quindi siamo venuti qua soprattutto per fare un trekking un po' particolare. Sì. Dicono che sia stato uno dei trekking più pericolosi al mondo. Siamo venuti fino qua in Andalusia, faremo tante altre cose, quindi seguiteci per scoprire insieme questa regione. Prima di iniziare iscrivetevi al nostro canale per supportarci e per non perdervi tutti i nostri prossimi video. Adesso iniziamo! Atterriamo a Malaga in Andalusia. Visitiamo questa zona della Spagna per la prima volta e non vediamo l'ora di iniziare l'esplorazione. Che macchina ci hanno appioppato? Una Ford Fiesta, come al solito. Ritiriamo la macchina a noleggio e iniziamo con il nostro viaggio, direzione Ronda. Ronda è una piccola cittadina arroccata su una rupe e divisa a metà da una profonda spaccatura chiamata El Tajo, che separa la città nuova, risalente al XV secolo circa, dalla città vecchia in stile moresco e la rende davvero unica nel suo genere. Famosa soprattutto per il magnifico e imponente Puente Nuevo che collega le due parti di città, se viaggiate in Andalusia è impossibile non inserirla nel vostro itinerario. Con un'anima romantica, ricca di punti panoramici incredibili, con un alternarsi di grandi piazze e strette vie acciottolate, ci ha conquistato dal primo momento. Partendo da Plaza de Toros, affacciatevi al Mirador de Ronda, che vi regalerà una vista indimenticabile. Continuate percorrendo la strada panoramica fino al Ponte Nuevo e proseguite fino a trovarvi davanti l'Iglesia de Santa María la Mayor, una moschea convertita in chiesa cattolica davvero splendida. Se avete voglia di fare una bellissima camminata, prendete la via in discesa verso la Puerta del Viento e dopo 15 minuti circa raggiungerete una zona dove avrete una vista sulla città, sul ponte e su El Tajo davvero impareggiabile. È stato stupendo e rilassante visitare questa città e ce ne siamo davvero innamorati. Per cena abbiamo assaggiato tante piccole tapas che hanno un costo davvero basso, 1 euro o 2 al massimo per tapas. Ci svegliamo prima dell'alba e ci mettiamo subito in strada verso un posto davvero particolare, che è stato definito per molto tempo uno dei percorsi più pericolosi al mondo. Stiamo parlando del Caminito del Rey, che nel 2000 è stato chiuso al pubblico dopo essere stato teatro di diversi incidenti. Nel 2015 però, dopo un lavoro incredibile di restauro e messa in sicurezza, è stato riaperto. Sto bene? Benissimo! Oggi è un percorso tra i più scenografici che esistono. Si cammina su una passerella di legno ancorata alla montagna. Si alternano paesaggi in stretti canyon a spazi ampi e spettacolari sulle montagne circostanti. Il tutto a strapiombo sul letto del fiume. La parte centrale del Caminito è in mezzo ad un bosco e sarà uno dei pochi momenti d'ombra che troverete. Vi potrà anche capitare di veder passare sul versante opposto il treno che va a Malaga, che in questo contesto naturale sembra quasi stonare. Nonostante l'abbiano rifatto e messo in sicurezza e messo questa passerella di legno, fa comunque un certo effetto stare a questa altezza. Era bello pericoloso prima, Arrivati alla fine scorgerete un lago dalle acque turchesi e un ponte tibetano parecchio traballante sopra ad una cascata. Un'esperienza davvero adrenalinica e fantastica, da fare almeno una volta nella vita. Il percorso sulle passerelle è lungo 3 km, ma aggiungendo il sentiero d'ingresso e quello per uscire dal canyon, in totale sono 8 km da fare effettivamente. Il biglietto costa 10 euro, si acquista online e c'è un numero limitato di ingressi al giorno. Vi lasciamo il link al sito di prenotazione qui sotto in descrizione se vi interessa. Proseguiamo la nostra avventura on the road in Spagna e scopriamo un luogo considerato uno dei paesaggi carsici più impressionanti d'Europa.
Vicino alla bellissima città di Antequera si trova un parco naturale montano, in cui le rocce sono state modellate dagli agenti atmosferici fino a creare forme assurde, quasi marziane. All'interno di questa riserva, chiamata El Torcal, ci sono diversi sentieri che si possono percorrere e punti panoramici da cui godere di questo paesaggio lunare e unico. È possibile trovare sul cammino anche impronte di fossili come l'ammonite, ammirare la particolare flora del posto e diversi animali. Ad esempio, è molto comune avvistare grifoni che sorvolano il parco. Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare un gruppo di stambecchi iberici. È stato emozionante vederli da vicino. Ci ha molto stupito questo luogo, che non conoscevamo prima di questo viaggio. Davvero un posto incredibile. Dato che ci siamo attardati a El Torcal d'Antequera, arriviamo a Malaga che il sole sta tramontando e la vediamo solo la sera. È una città molto curata, ora è tutta addobbata per il carnevale. Le vie sono enormi e con un sacco di verde. Ci perdiamo nelle strade del centro e rimaniamo impressionati dalla maestosità della cattedrale e dell'Alcazaba. Ci dispiace non avere più tempo a disposizione da dedicare a questa città e per quel poco che abbiamo visto ci è piaciuta molto. Questa mattina abbiamo il volo di ritorno a casa, ma prima una passeggiata in spiaggia all'alba è d'obbligo per salutare questo viaggio nel migliore dei modi. E anche con questo video siamo arrivati alla fine. Speriamo che questa breve avventura in Andalusia vi sia piaciuta come è piaciuta a noi. Fateci sapere nei commenti se vi ispira questa regione della Spagna, iscrivetevi al canale e lasciateci un mi piace per supportarci. Grazie mille, alla prossima. Ciao! Ciao ciao!